Cosa dire di questa borsa? Coloratissima, piccola ma capiente, semplice ma con dettagli super particolari. Benvenuti o bentornati sul mio canale YouTube Uncinetto d'Argento. Io sono Silvia e in questo video realizziamo insieme questa pochette. Partiamo subito dalle dimensioni. Abbiamo circa 22 cm per 15 cm a borsa chiusa, realizzata con i punti base dell'uncinetto, ma con un effetto che potete vedere qui sulla patella molto particolare. Come particolare è questa chiusura a scatto. Si apre in questo modo ed ecco l'interno della fodera. Questo è un tutorial completo perché vi mostro come realizzare la lavorazione all'uncinetto, come rendere più rigido il progetto e come foderare. E pensate, è realizzata con soli 200 grammi di filato. In particolare ho utilizzato Tie Sublime Fluo Fucsia Rocca da 200 grammi con un uncinetto numero 3, una chiusura a pulsante small color argento, si apre andando a spostare questa parte sulla sinistra, la parte superiore viene applicata attraverso delle viti mentre la parte inferiore presenta delle alette. Una coppia di ponticelli in metallo con alette posteriori. Per quanto riguarda la fodera, uno scampolo di tessuto in cotone con filo da cucire in tinta e come supporto al progetto della rete in plastica con fori 5x5 mm. Tutti i materiali tranne la fodera li ho acquistati sul sito di Tessiland e questo è solamente uno dei colori nei quali potete replicare questo progetto. Io ho scelto questo fluo fucsia super estivo e allo stesso tempo primaverile, ma immaginatela magari con un nero, un marrone, un rosso, quindi colori dal sapore autunnale. Un progetto veramente perfetto per tutto l'anno e se sarà di vostro gradimento mi raccomando fatemelo sapere con un bel pollice in su e un commento proprio qui sotto il video. E se non volete perdervi tutte le mie prossime pubblicazioni, non dimenticate di iscrivervi al canale, trovate il pulsante sempre sotto il video. E ora non ci resta che prendere in mano il nostro uncinetto e cominciare. Realizzato un cappio con il mio filo, vado ad avviare 32 catenelle. Completata la 32esima catenella, vado ad aggiungere una catenella in più, una catenella di supporto, che non deve essere conteggiata come punto. E partendo dall'uncinetto torno ora indietro nella penultima catenella lavorata, la numero 32. Vi entro all'interno e lavoro un punto basso. Proseguo lavorando una maglia bassa in ciascuna catenella fino al termine del giro. Se ho lavorato correttamente avrò poi un totale di 32 punti bassi. Lavorata l'ultima maglia bassa, il mio pannello ha una larghezza di circa 20 cm. Come proseguire nel prossimo giro e in tutti i giri successivi? Prima di cominciare il nuovo giro, realizziamo sempre una catenella di supporto e poi voltiamo il lavoro. Essendo di supporto, questa catenella non va a sostituire alcun punto. Dobbiamo lavorare una maglia bassa sopra ciascun punto che ci si presenta, senza aumenti e senza diminuzioni. Quindi, al termine di questo giro, avrò sempre nel mio caso un totale di 32 punti e nel giro successivo e in tutti i giri del mio pannello non dovrò fare altro che ripetere gli stessi passaggi. È importante al termine di ogni giro fare sempre una catenella di supporto prima di voltare il lavoro. Proseguo quindi lavorando a maglia bassa in giri di andata e ritorno, sempre nel mio caso per un totale di 32 punti, fino ad ottenere un pannello come questo, formato da 70 giri di lavorazione totali, compresi i primi che abbiamo eseguito insieme, e con misura 20x40 cm. Ho deciso di rendere più rigido il mio progetto, di dare maggior sostegno alla lavorazione all'uncinetto, applicando della rete. Vedremo ora come eseguire il giro di perimetro o scontorno del pannello ed è proprio durante questo giro, il numero 71,
che andrò ad applicare alla mia rete. Ovviamente, se avete scelto di utilizzare un supporto differente, prendete in considerazione solamente le indicazioni per eseguire il perimetro e non quelle per l'applicazione della rete. La rete deve avere le stesse misure del pannello, questo in generale, soprattutto se replicate la borsa con dimensioni differenti rispetto alla mia. Ma in generale in tutti i miei progetti a pannello vado sempre ad aggiungere 0,5 cm in più sulla larghezza. Ho infatti ritagliato un pannello di rete misura 40 x 20,5 cm. Perché questo 0,5 in più? Perché se durante la lavorazione all'uncinetto ci sono delle differenze di tensione, il bordo potrebbe non essere perfettamente dritto. Quindi il quadratino in più mi consente, se ne ho la necessità, di allargare il mio lavoro così da ottenere un risultato omogeneo su tutti i lati. Nel caso in cui questo quadratino si rivelasse poi superfluo, posso sempre tagliarlo successivamente. Meglio abbondare all'inizio che ritrovarsi poi con dei centimetri o quadratini in meno. Fatto questo, catenella di supporto, voltiamo il lavoro, posizioniamo la rete sul retro del nostro pannello. In questo modo e facciamo combaciare le due parti. Per aiutarmi nei passaggi successivi, io tengo bloccata rete lavorazione all'uncinetto utilizzando queste pinzette per tessuto. Le trovate nella mia lista di consigli per gli acquisti Amazon nel box informazioni sotto il video. Cominciamo il giro di perimetro dal primo punto basso disponibile, che dovrà corrispondere al primo quadratino sulla nostra rete. Entro quindi nel primo punto della lavorazione all'uncinetto e nel primo quadratino presente nell'angolo, in questo modo. Prendo il filo e lavoro un punto basso. Vi consiglio di segnare questo punto con un marcatore. Ci sarà utile per andare poi a concludere il giro di perimetro. Dobbiamo lavorare i nostri punti bassi prendendo anche i quadratini presenti sulla rete. Entriamo quindi all'interno del punto e nel quadratino più vicino sul retro. Potrebbe essere necessario in alcuni casi saltare un quadratino. L'importante è che la lavorazione all'uncinetto risulti omogenea. Proseguiamo quindi in questo modo, punto dopo punto, fino ad arrivare all'angolo opposto. L'ultimo punto presente nell'angolo corrisponderà all'ultimo quadratino disponibile sulla rete. Lavoriamo un punto basso. Realizziamo poi una catenella, ruotiamo il pannello e rientriamo nello stesso punto e nello stesso quadretto. Così da voltare il nostro angolo. Questa sequenza di maglia bassa, catenella e maglia bassa è quella che ripeteremo in tutti e quattro gli angoli del nostro progetto. Dobbiamo proseguire ora lavorando una maglia bassa per ciascun giro di lavorazione fino ad arrivare all'angolo opposto. E ovviamente dobbiamo prendere i punti sia sulla lavorazione all'uncinetto sia sulla nostra rete. In questo modo. Proseguiamo quindi lavorando una maglia bassa per ciascun giro di lavorazione fino all'angolo opposto. Nell'ultimo quadrato disponibile sulla rete, quale punto andremo a lavorare? Quello che andiamo a prendere nella catenella presente qui nell'angolo. Infatti alla nostra sinistra abbiamo le catenelle con le quali abbiamo avviato il pannello. Entriamo nella catenella presente qui e nell'ultimo quadratino presente sulla rete. Lavoriamo una maglia bassa, catenella e lavoriamo una maglia bassa sempre nello stesso punto e nello stesso quadratino, così da voltare il nostro angolo. I punti successivi li andremo a lavorare tutti all'interno delle catenelle, eseguendo quindi una maglia bassa per ciascuna catenella e all'interno dei nostri quadratini, fino ad arrivare all'angolo opposto.
Nell'ultima catenella e nell'ultimo quadratino disponibile lavoriamo la sequenza dell'angolo. Maglia bassa, catenella, ruotiamo il pannello, maglia bassa nello stesso punto e nello stesso quadratino. Siamo sul secondo lato lungo del nostro pannello. Lavoriamo una maglia bassa per ciascun giro di lavorazione fino ad arrivare qui, dove abbiamo cominciato il nostro giro di perimetro. Siamo nell'angolo dove è cominciato il nostro giro di perimetro, infatti qui a sinistra abbiamo il marcatore. Dobbiamo lavorare un ultimo punto proprio qui, nell'ultimo quadratino. Sappiamo che ogni angolo è composto da maglia bassa, catenella e maglia bassa. La prima l'abbiamo già lavorata, è quella segnata col marcatore. Quindi entriamo alla base nello stesso punto, nello stesso quadratino e lavoriamo il punto basso. La catenella la realizziamo però con il nostro ago. Allunghiamo l'asola, sfiliamo l'uncinetto e tagliamo il filo. Sfiliamo e poniamo il filo su un ago. Giriamo il pannello in modo da avere frontalmente davanti a noi e rivolte verso l'alto le prime maglie basse del giro di perimetro. Con l'ago dobbiamo entrare da dietro sotto la maglia bassa che avevamo segnato col marcatore. In questo modo, portando così il filo verso di noi. Possiamo rimuovere il marcatore e torniamo indietro all'ultima maglia bassa che abbiamo lavorato, passando al centro tra le due costine che la compongono. In questo modo, portando così il filo sul retro del pannello. Ed ecco qui la nostra catenella. Usando sempre l'ago blocchiamo questo filo al di sotto dei punti che abbiamo appena lavorato. Ecco il nostro pannello al termine del giro di perimetro. Se avete eseguito il mio stesso numero di punti e numero di giri di lavorazione, come potete verificare di aver eseguito il perimetro nel modo giusto? Ho posizionato un marcatore su ciascuna catenella presente nei 4 angoli. In particolare sui lati corti, tra un marcatore e l'altro, quindi le maglie non segnate, dovete avere 32 punti da una parte e dall'altra, mentre sui lati lunghi, tra un marcatore e l'altro, quindi le maglie non segnate, dovete avere un totale di 71 punti da una parte e dall'altra. Prima di procedere con il disegno di questo pannello, andiamo a fissare la parte superiore della nostra chiusura su uno dei due lati corti. Sganciamo quindi solamente la parte superiore e utilizzando un cacciavite andiamo a rimuovere temporaneamente le due viti sul retro. E dobbiamo posizionare questa parte al centro del lato corto. Passiamo attraverso il lavoro lasciando libero lo spazio delle viti e rimontiamo la parte posteriore. Fissata la chiusura, dobbiamo ora suddividere il pannello in 3 parti. Quella che diventerà la patella, la parte superiore della borsa, il fondo e la parte interna dove andremo poi a fissare l'altra parte della nostra chiusura. Suddividiamo queste parti utilizzando dei marcatori. Ci spostiamo sul lato corto senza chiusura e da qui sull'angolo in alto a sinistra. Davanti a noi abbiamo il lato lungo del progetto. Con un marcatore segniamo la catenella presente nell'angolo e a partire dal punto successivo, questo qui, contiamo 18 punti. 1, 2, 3, 4, 16, 17, 18. Sul punto successivo, il 19esimo, posizioniamo un marcatore. Dal punto successivo, questo qui, contiamo 12 punti. 1, 2, 3, 4, 10, 11 e 12.
Sul punto successivo, che sarebbe il 13°, posizioniamo il secondo marcatore. Avremo quindi marcatore 18 punti, marcatore 12 punti, marcatore. Ci spostiamo sull'altro lato lungo del pannello dove ripetiamo gli stessi passaggi. Segniamo la catenella nell'angolo col marcatore, contiamo 18 punti, sul 19° marcatore, dal punto successivo contiamo 12 punti, sul 13° marcatore. Suddivise le tre parti passiamo al disegno che io ho deciso di concentrare solamente qui sulla parte più ampia del pannello, quella che diventerà poi la patella. Ma ovviamente se lo desiderate potete proseguire con il disegno lungo tutto il pannello e a vostro gusto. Eseguire il disegno a questo punto del progetto dopo aver applicato la rete andrà a fissare ancora meglio il supporto alla lavorazione all'uncinetto. Partiamo da qui, dal lato corto del pannello dove abbiamo posizionato temporaneamente la nostra chiusura. In particolare andiamo qui, sulla parte a destra della chiusura, dove il giro di perimetro si incontra con il primo giro di lavorazione. Vedete che cambia proprio il verso del punto. In particolare ci concentriamo qui, sul punto dove abbiamo lavorato il nostro angolo del giro di perimetro. Questo punto. Fatto un cappio al nostro filo, entriamo con l'uncinetto in questo punto, in questo modo, poniamo il filo sull'uncinetto e lo portiamo attraverso. E con l'uncinetto dobbiamo ora creare un disegno, una linea in verticale, seguendo quindi la base del giro di perimetro che abbiamo lavorato sul lato lungo. Mi sposto nella riga di lavorazione superiore in verticale. In questo modo prendo il filo, lo porto attraverso. Ho due asole sull'uncinetto che vado direttamente a chiudere insieme, formando così un punto catenella. Mi sposto sulla linea di lavorazione successiva, sempre in verticale, e ripeto gli stessi passaggi. Dobbiamo proseguire in questo modo, punto dopo punto, fino ad arrivare davanti al marcatore che delimita lo spazio della patella. Da qui vado ad allungare l'asola, sfilo l'uncinetto, taglio il filo, sfilo il tutto e utilizzando un ago, messo il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo sulla stessa linea e porto così il filo sul retro del pannello, filo che ovviamente vado poi a bloccare. Questo sarà il risultato. Non ci resta che ripetere questi step per i punti successivi. Ritorniamo sul lato corto del pannello e ci spostiamo sul punto successivo a sinistra del primo disegno lavorato. Entro alla base del punto, pongo un nuovo cappio con il filo sull'uncinetto e lo porto attraverso. Salgo di un giro di lavorazione e ripeto gli stessi passaggi. Dobbiamo procedere in questo modo, punto dopo punto, creando tante linee lungo il nostro pannello. All'inizio avevo pensato a un disegno molto fitto di questo tipo, lavorando riga per riga. Poi ho deciso di rendere il tutto più leggero, quindi ho lavorato 2 righe, ho saltato 2 punti, lavorato 2 righe, saltato 2 punti e lavorato 2 righe. E ho ripetuto gli stessi step sull'altro lato del pannello. 2 righe, 2 punti saltati, 2 righe, 2 punti saltati, 2 righe. Dobbiamo ora fissare sul pannello gli elementi in metallo che presentano delle alette, in modo che queste rimangano poi nascoste al di sotto della fodera. Sto parlando della seconda metà della chiusura e dei 2 ponticelli superiori. Ma per trovare la posizione ideale per tutti questi elementi, conviene prima creare i nostri pannelli laterali,
montare provvisoriamente le varie parti della borsa così da decidere l'altezza della chiusura e la posizione dei ponticelli. Dopodiché andremo a disfare temporaneamente la struttura, applicheremo queste parti, fodereremo e poi andremo a cucire in modo definitivo. I laterali sono molto semplici da realizzare e ho deciso in questo caso di lasciarli morbidi, quindi non andrò ad applicare la rete. Partiremo da una base e poi andremo leggermente a diminuire il numero dei punti con un gioco di diminuzioni, così da creare questa forma particolare. Fatto il cappio al nostro filo, andiamo ad avviare 12 catenelle. Ricordate i 12 punti che abbiamo lasciato sul pannello centrale? Saranno la base del nostro laterale. Completata la 12ª catenella ne aggiungiamo una in più, una catenella di supporto e torniamo poi indietro alla penultima catenella lavorata, la numero 12. Vi lavoriamo un punto basso e lavoriamo una maglia bassa in ciascuna catenella che ci si presenta. Al termine del giro avremo così una base di 12 punti. Abbiamo così completato il primo giro di lavorazione. Realizziamo una catenella di supporto e voltiamo il lavoro. Dobbiamo lavorare una maglia bassa sopra ciascun punto per altri 4 giri. Quindi con il giro di lavorazione appena eseguito e i 4 che andremo ad eseguire ora, otterremo una base di 5 giri di maglia bassa. Entriamo nel primo punto disponibile e lavoriamo una maglia bassa fino al termine del giro. Arriviamo al termine del giro, catenella di supporto, voltiamo il lavoro e ripetiamo gli stessi passaggi, fino ad ottenere una base di 5 giri di lavorazione. Completati i nostri 5 giri, andremo ora ad eseguire un giro con 2 diminuzioni, una all'inizio e una al termine del giro. Facciamo come sempre una catenella di supporto e voltiamo il lavoro. Prendiamo in considerazione i primi 2 punti del nostro giro. Entriamo nel primo punto, prendiamo il filo e lo portiamo attraverso. Non chiudiamo le maglie e andiamo direttamente nel punto successivo. Entriamo, prendiamo il filo e abbiamo così 3 asole sull'uncinetto. Carichiamo il filo e le chiudiamo tutte e 3 insieme contemporaneamente, realizzando così la nostra diminuzione. Lavoriamo poi una maglia bassa sopra ciascun punto che ci si presenta, fino ad arrivare davanti agli ultimi 2 punti del nostro giro. Entriamo nel penultimo punto del giro, portiamo fuori il filo, entriamo nell'ultimo, portiamo fuori il filo e abbiamo 3 asole, carichiamo il filo e le chiudiamo tutte insieme, creando così la seconda diminuzione del nostro giro. Abbiamo quindi lavorato 5 giri di maglia bassa e un giro con diminuzione all'inizio e al termine del giro. Questa sequenza di giri dobbiamo ripeterla ancora una volta. Quindi lavoriamo 5 giri di maglia bassa e al sesto giro una diminuzione all'inizio e al termine del giro. Siamo quasi al termine del nostro laterale. Per i prossimi 5 giri lavoriamo una maglia bassa sopra ciascun punto, esattamente come abbiamo fatto all'inizio. Quindi proseguiamo con 5 giri di lavorazione a punto basso. Siamo partiti da una base di 12 punti bassi e abbiamo poi lavorato per un totale di 17 giri. Con le diminuzioni, al termine del giro numero 17, abbiamo un totale di 8 punti. Dobbiamo ora realizzare il 18° giro, quello di perimetro. I passaggi del giro di perimetro sono esattamente gli stessi che abbiamo eseguito per il pannello principale. Dobbiamo lavorare una maglia bassa sopra ciascun punto, per ogni giro di lavorazione e all'interno delle nostre catenelle, per poi tornare indietro. E nei nostri 4 angoli dobbiamo lavorare maglia bassa, catenelle maglia bassa. La chiusura del giro di perimetro avverrà sempre con un ago,
ma vi lascio un piccolo suggerimento. Quando dovete tagliare il filo per eseguire la chiusura, lasciatene da parte un bel po' di più. In questo modo, quando dovremo cucire i laterali al pannello principale, andremo a sfruttare direttamente questo filo. Completato così il primo pannello laterale, ripetiamo gli stessi passaggi per realizzare il secondo. Se avete eseguito la mia stessa sequenza di punti, ecco alcune indicazioni per verificare di aver lavorato correttamente il perimetro dei laterali. Posizionate un marcatore su ciascuna catenella presente nei 4 angoli. Qui nella parte superiore, tra le maglie non segnate, dovete avere un totale di 8 punti. Nella parte inferiore un totale di 12 punti, mentre sui 2 lati lunghi le maglie non segnate devono essere 18. Mettiamo ora provvisoriamente insieme le varie parti per posizionare gli ultimi elementi in metallo. Prendiamo il pannello centrale e lo andiamo a piegare in questo modo e prendiamo come riferimento la catenella presente nell'angolo a sinistra. Prendiamo uno dei 2 laterali e dobbiamo far combaciare le 2 catenelle presenti su ciascun pannello, quelle segnate con i nostri marcatori. Usiamo un marcatore per tenerle insieme. Scendiamo fino alla prossima catenella, quella presente nell'angolo inferiore del nostro laterale. Questa dovrà combaciare con questo marcatore presente sul pannello centrale. Questi sono gli stessi step che seguiremo quando dovremo effettivamente cucire il nostro progetto. Proseguiamo al prossimo marcatore. La catenella presente in questo angolo deve combaciare con l'ultimo marcatore presente sul pannello centrale. Partendo dal punto successivo, contiamo 18 punti sul pannello centrale. Contati i 18 punti sul pannello centrale, andiamo sul successivo, il 19esimo, che facciamo combaciare con l'ultima catenella presente sul laterale. Usando degli altri marcatori oppure del filo avanzato, andiamo a unire al meglio le varie parti. Io ho utilizzato degli avanzi di filato. Adesso devo solo scegliere l'altezza della chiusura. Ho leggermente piegato i laterali, in questo modo creando un soffietto interno. Aggancio alla chiusura la seconda parte, verifico che la patella sia dritta e scelgo l'altezza. Trovata la posizione, tengo ferma la parte inferiore, sgancio la patella e spingo attraverso la lavorazione. E vado ovviamente a verificare di essere davvero al centro del pannello misurando la distanza dal bordo destro e dal bordo sinistro. Chiudo temporaneamente la borsa e ripeto gli stessi step per i ponticelli. Condivido con voi la posizione delle parti in metallo sul mio progetto. La seconda parte della chiusura misura circa 9 cm di distanza dai lati lunghi e 8 cm di distanza dal lato corto, mentre i ponticelli sono a circa 2 cm di distanza dai lati lunghi e a 10 cm di distanza dal lato corto. Per la fodera ho preso le misure del pannello aggiungendo 1 centimetro su tutti e 4 i lati. Ho poi ripiegato il tessuto lungo il bordo della mia lavorazione all'uncinetto e l'ho fissato con degli spilli. Ma concentriamoci per un momento sulla nostra chiusura. Abbiamo 2 possibilità. Possiamo lasciare la fodera così, sopra la placchetta in metallo e fissarla magari con della colla per tessuto, oppure possiamo realizzare 2 fori in corrispondenza delle viti, togliere questa parte della chiusura, inserire la fodera e applicare sopra la placchetta in metallo. Io ho scelto la seconda strada, ho fatto 2 piccolissimi fori sul tessuto in corrispondenza delle viti. Tolta la parte in metallo ho inserito il tessuto e ho richiuso. Utilizzando la tecnica del sottopunto vado ora a cucire il tessuto alla lavorazione all'uncinetto. Se volete saperne di più su fodere a pannello ma non solo, le trovate in un approfondimento dedicato nel mio corso online per borse all'uncinetto. Vi lascio il link nel box informazioni subito sotto il video. E sempre con il sottopunto vado a cucire la fodera ai pannelli laterali. Ricordate i passaggi per unire i pannelli laterali al pannello centrale sfruttando i marcapunti?
Utilizziamo lo stesso metodo per andare a imbastire la struttura della nostra borsa e procedere alla cucitura definitiva delle varie parti. Per cucire dobbiamo prendere in considerazione solamente le costine più interne che si vengono a toccare tra i due pannelli, questa da una parte e questa dall'altra. In questo momento il mio filo è sul retro del mio pannello laterale. I primi due punti che dovrò unire insieme saranno le 2 catenelle presenti negli angoli. Passo all'interno della catenella presente nell'angolo sul pannello laterale ed entro sotto la metà catenella sul pannello centrale. Posso rimuovere il marcatore. Dopodiché, tenendo il filo sul davanti, torno sul pannello laterale. Prendo metà punto da una parte e metà punto sul pannello centrale. Ritorno sul pannello laterale. E procedo in questo modo, punto dopo punto, fino a cucire insieme le due parti. Una volta completata tutta la cucitura, l'ultimo punto che andrò a cucire sarà questo, la catenella presente nella parte in alto sul pannello laterale, all'opposto di dove abbiamo iniziato la nostra cucitura. Dopodiché, sempre utilizzando l'ago, andrò a bloccare il filo all'interno del lavoro e ripeterò gli stessi passaggi per la cucitura sull'altro laterale. Applicata la catena, non ci resta che chiudere il nostro progetto e il nostro progetto è completato. Vi è piaciuto questo tutorial? Fatemelo sapere con un bel pollice in su e con un commento proprio qui sotto il video. Se andrete a replicare questa borsa non vedo l'ora di vedere tutte le vostre foto. Potete inviarle al mio profilo di Instagram che trovate in alto sullo schermo oppure agli altri miei profili social presenti nel box informazioni subito sotto il video. Perciò con questa mini bag io vi saluto, vi auguro come sempre buona creatività e ci vediamo molto presto in una mia nuova pubblicazione.